il vero discepolo del Sutra del Loto. Se avessimo l'occasione di parlare con il Buddha, cosa gli chiederemmo? Certamente le domande sarebbero molte, ma riguardo al Sutra del Loto abbiamo la fortuna che il grande Bodhisattva Samantabhadra, rinomato per le sue virtù e venerato da tutte le scuole buddiste, pone una domanda al Buddha che nel nostro caso è meravigliosa e da sola ha la possibilità di risolvere tutti quei molti dubbi che spesso nella nostra epoca e fra la maggior parte dei devoti del loto serpeggiano. Cosa deve fare un vero discepolo del Buddha per seguire gli insegnamenti del Sutra del Loto? Vediamo cosa ci riporta il Sutra nel capitolo 28, Incoraggiamento del Bodhisattva Samantabhadra. A quel tempo il Bodhisattva Samantabhadra, rinomato per le sue virtù e i suoi poteri spirituali, giunse da un mondo oriente di questo, di sofferenza, accompagnato da innumerevoli grandi bodhisattva. Tutti i mondi tremarono al passaggio suo e dei suoi attendenti. Dal cielo piovvero una grande quantità di fiori di loto e da ogni direzione si udirono musiche celestiali, mai udite prima. Circondato da una grande moltitudine di esseri umani e non umani, grazie ai loro poteri spirituali e alle loro profonde virtù, raggiunsero il picco dell'Aquila. Il Bodhisattva Samantabhadra si inchinò ai piedi del Signore Shakyamuni, girò attorno a lui in senso orario per 7 volte e infine disse: «Onorato dal mondo, sono qui con moltissimi bodhisattva per poter ascoltare il Sutra del Loto, l'insegnamento che hai esposto in questo mondo di sofferenza. Onorato dal mondo i tuoi discepoli, siano uomini o donne, che vivranno dopo la tua scomparsa, come potranno ottenere e comprendere i sacri insegnamenti di questo meraviglioso Sutra?» Rispose il Buddha al grande Bodhisattva: «I discepoli miei, figli di grande fede, che rinasceranno dopo la mia scomparsa, potranno comprendere il sutra del fiore di loto del vero Dharma se compiranno le 4 azioni, e queste sono: avranno fede nella protezione del Buddha, praticheranno ciò che è bene, raggiungeranno lo stadio della non regressione nella ricerca dell'illuminazione, desidereranno aiutare tutti gli esseri viventi». Questo capitolo, l'ultimo del Sutra del Loto, ci fornisce chiaramente la risposta alla domanda che molti farebbero e che, se vogliamo, dimostra chiaramente tutto ciò di cui abbiamo parlato finora. Vediamo nel dettaglio questi punti. Il primo punto: avere fede nella protezione del Buddha. Cosa significa avere fede nella protezione del Buddha? Avere fede nella protezione del Buddha significa credere principalmente nei suoi insegnamenti e in quanto ci assicura nel Sutra del Loto e in molti altri insegnamenti, la sua vicinanza a noi nelle nostre vite e la sua guida. Ma come ci guida il Buddha? O come può guidarci se in realtà non lo vediamo o non sentiamo la sua voce? Molto spesso ci capita che una persona ci dia un consiglio, ci indichi o ci spieghi qualcosa che per noi è importante, ma che ci sfugge. Ecco, quella persona è il Buddha, che attraverso un estraneo o un amico ci parla nel modo più appropriato per noi, per condurci al di là del nostro problema. Spesso magari ci capita di ricevere un aiuto inaspettato da chi davvero non ci aspetteremmo. Ecco, anche in quel frangente è il Buddha che ci aiuta, attraverso le sembianze di un uomo, di una donna o di un bambino. Badate, questo non sempre avviene facendo o dandoci ciò che noi chiediamo, anzi spesso al contrario, non permettendoci di fare ciò che vorremmo, perché Lui sa che magari ciò che vorremmo fare ci porterebbe a stare male, a sbagliare o a molta sofferenza. Sì, perché un vero aiuto non è sempre ciò che ci fa comodo al momento, spesso è proprio il contrario. Sapete cosa si dice dei buoni consigli? Il sorriso di quella persona in coda alle poste
quando siamo stressati e che magari ci solleva un po' l'animo. È il Buddha che ci sorride. Può essere anche certamente il Buddha quella persona che trattandoci in malo modo, perché magari siamo persone che se non affrontate in modo diretto non capiamo, per testardaggine o arroganza, ci scrolla di dosso le nostre convinzioni alle quali siamo tanto legati al punto da assumere la funzione di catene. Può essere il Buddha a consigliarci un libro, un disco, una strada, o a farci magari fermare dai carabinieri al posto di blocco quando abbiamo bevuto e, stupidi come siamo, ci siamo messi alla guida. Chi può dirlo? Cosa avrebbe potuto succedere? Avere fede nella protezione del Buddha, poi, significa vivere la nostra vita non in trincea, ma sapere che non siamo soli e che spesso, anche se ci crediamo adulti, e lo siamo anagraficamente, in realtà ci comportiamo da bambini viziati. Avere fede nella protezione del Buddha significa vivere cercando di essere positivi, senza pensare che tutto sia contro di noi o che ci sia sempre un burrone davanti ai nostri piedi. Insomma, se vogliamo essere discepoli del Buddha e credere nel Sutra del Loto, questo è l'atteggiamento che bisogna avere e credere a quanto ci dice il Buddha. Altrimenti, se non ci fidiamo di lui, di chi ci si può fidare? Il secondo punto è: praticheranno ciò che è bene. Ognuno di noi sa che cosa è bene, ma spesso seguiamo il nostro interesse, il nostro profitto e non ci importa d'altro. Se vogliamo avere davvero la vita che vorremmo, dobbiamo, come abbiamo visto, riformare le nostre vite e cambiare il nostro modo di pensare, agire e lasciare andare tutte quelle idee preconcette, masticate e digerite da altri, che crediamo nostre ma che in realtà sono frutto di altre teste. Badate che praticare il bene non è comodo e spesso nemmeno producente. Praticare il bene significa imparare anche a stare zitti, a lasciare da parte il nostro orgoglio o abbassare la testa e chiedere scusa quando ci rendiamo conto di aver sbagliato. Praticare il bene non è un'utopia, non significa essere santi o condurre vite da asceti, ma solo cercare con tutto noi stessi di essere delle brave persone, delle belle persone che valga la pena frequentare e conoscere, delle persone utili agli altri e non dei giudici, sempre pronti a giudicare o a puntare il dito, perché si insegna con il nostro comportamento e atteggiamento e non con le parole. Quando le persone ti vedono parlare, parlano. Quando le persone ti vedono fare, fanno. Allora impariamo a fare prima noi, a trattenerci in ogni aspetto della nostra vita, a non lasciarci andare ad ogni tipo di eccesso o a comportamenti non appropriati. Prima di parlare pensiamo, prima di agire assicuriamoci che stiamo agendo coerentemente con quello che professiamo, senza parlare, sempre per slogan o considerandoci migliori solo perché facciamo o possediamo una determinata cosa. Praticare il bene significa anche lasciar correre, cercare di perdonare, sapendo che anche noi non siamo perfetti e abbiamo bisogno del perdono delle persone, perché noi non siamo dei scesi sulla terra per indicare alle persone la strada da seguire. Magari siamo bravi nel nostro lavoro, a parlare, a suonare uno strumento, ad insegnare. Allora cerchiamo di mettere ciò che abbiamo sul tavolo della vita e invitiamo anche gli altri a mangiare del nostro. Perché se abbiamo una determinata capacità, un talento, non l'abbiamo solo per noi, anzi, lo abbiamo per condividerlo con tutti, sia quelli che ci sono simpatici che quelli che non ci garbano. Praticare il bene significa infine credere che praticare il bene sia il volere e l'intento del Buddha, comprendere che per avere bisogna dare e che dare è l'unico modo per avere veramente. Ciò che noi vogliamo della nostra vita e per la nostra vita deve passare attraverso i nostri sforzi e non attraverso formule magiche. Il terzo punto: raggiungere lo stadio della non regressione nella ricerca dell'illuminazione. L'interpretazione laica, ossia non dottrinale di questo punto, è sforzarci di perseguire ciò che rappresenta o dovrebbe rappresentare il nostro vero intento, l'illuminazione. Per l'illuminazione non intendo alzarsi in volo e sorvolare le città e i paesi, ma risvegliarsi alla vera natura delle cose,
al vero modo di intendere e concepire la vita umana, comprendere che ci sono cose che vanno al di là di noi e dei nostri interessi. Dal punto di vista dottrinale, invece, la risposta a questo punto ce la fornisce lo stesso Buddha nel capitolo 17, quando ci assicura che coloro che crederanno alla durata illimitata della vita del Buddha raggiungeranno appunto lo stadio della non regressione, ossia comprendendo che il Buddha è sempre accanto a noi e ci assicura della sua protezione. Queste persone si comporteranno di conseguenza alla fortuna che hanno avuto nell'incontrare questo meraviglioso insegnamento. Vivranno vite piene di gratitudine, offrendo al Buddha ogni loro gesto e ogni loro sforzo per ripagare il grande debito di gratitudine che hanno verso colui che ha saputo prenderli per i capelli e portarli fuori dal fango di vite dedicate e consacrate all'egoismo e alle passioni. Il terzo punto: desiderare d'aiutare tutti gli esseri viventi. Desiderare d'aiutare tutti gli esseri viventi non significa aiutare solo quelli che parlano o quelli che si muovono, ma avere anche rispetto dell'ambiente, della natura, preoccuparsi di vivere vite consapevoli, informarci poi su stili di vita che non abbiano un impatto devastante sul nostro pianeta, pensare che ciò che facciamo noi stessi, come mettere in pericolo a volte la nostra vita, significa infischiarsene di chi ci ama, di chi vive per noi. Mettersi da parte per dare il posto centrale della nostra vita alle persone che amiamo, alle questioni importanti che riguardano tutti noi, da molto più vicino di quanto spesso pensiamo. Rispettare le persone, tutte, anche quelle che hanno commesso atti indicibili. Rispettare la vita e la libertà di tutti, non solo quella dei buoni e dei bravi che conducono vite apparentemente esemplari. Aiutare chi non capisce, imparare ad ascoltare, imparare a parlare alle persone, a difendere i più deboli. Ecco, tutto questo significa anche aiutare tutti gli esseri viventi. In altre parole, pensare, riflettere e scendere da quel cavallo al galoppo che non si fermerà mai se non prendiamo e stringiamo strette nelle nostre mani le briglie e li tiriamo fino a farlo fermare o a farlo andare dove vogliamo noi. Vivere il Sutra del Loto significa tutto questo e altro ancora. Se non farete questo, se non vivrete vite consapevoli, se non uscirete dalla giostra di un mondo che vi vuole solo tristi e incatenati al proprio uso e consumo, non sarete né buddisti né discepoli del loto, non sarete nemmeno persone libere e vivrete vite di riflesso. Apparentemente sarete felici agli occhi degli altri, ma la sera, anche se andrete a dormire in letti ingioiellati, sarete soli. È bello stare soli quando ci si vuole stare, altrimenti questo si trasforma in solitudine e la solitudine uccide. Abbiate cura di voi e di chi amate, difendetevi e difendete tutto ciò che c'è di buono in questo mondo, nella vita, perché la vita, anche se a volte ci punge a tal punto da farci sanguinare, quando passa ci regala momenti meravigliosi. Il Buddha ha detto che questo mondo è il luogo ideale per praticare il Dharma, perché grazie alle numerose difficoltà ci dà la possibilità di crescere. Il Buddha la sofferenza l'ha chiamata nobile per lo stesso motivo, non per masochismo.